Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati sulle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi, il nostro lui, lei, che da un po' di tempo lo stiamo facendo specchio terapeutico e vi sta portando grandi rivelazioni. Quindi oggi andiamo a vedere per questa prossima settimana qual è lo specchio che ti farà l'altro. Quindi andiamo a vedere il nostro lui-lei come specchio terapeutico, andiamo a vedere oltre ai simboli, alle immagini, alle emozioni, come questo si realizza nella realtà concreta, andando a vedere cosa farà lui, cosa farà lei, ma soprattutto andare a vedere, a scorgere la consapevolezza che l'altro, grazie alla sua proiezione, ci fa. Quindi, ragazze mie e ragazzi, partiamo subito con, io mi tengo qua lo schemino, ok? Io comunque vi devo ringraziare, perché ve lo dico, ve lo scrivo per email, eccetera. Ma vi devo ringraziare perché state compiendo un lavoro straordinario e vi faccio un applausone. Grazie alla pratica dei 21 giorni che trovate qua sotto all'info box state realizzando cose inaudite, sbloccando tutti i centri energetici, sbloccando la vostra realtà quotidiana, lavorando in sinergia corpo, mente e anima. E oltre a quello, ragazze e miei ragazzi, guardatevi i segni zodiacali di questo mese, segno zodiacale ascendente, per applicare poi il rituale del mese all'interno della pratica dei 21 giorni, va bene? Lo so che lo state facendo tutte, ve lo dico soprattutto per le ragazze nuove. Quindi grazie per il sostegno al mio lavoro, per le infinite donazioni al canale. Grazie. Allora, prepariamoci e iniziamo, entriamo. Allora, andiamo a vedere il nostro maschione cosa ci combina in questi prossimi giorni. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa avere bellezza, gioia, libertà e amore. Allora. Prima carta, essenza del momento presente di lui, dove si trova dentro di sé e come questa energia si esprime all'esterno. Aspetta, spostiamo un po' questo. Poi, la ferita profonda. Quali sono le paure che emergono in questi giorni e come si evidenziano all'esterno? La ferita profonda. Poi, qual è l'illusione dell'ego? Cioè, qual è la storia che lui si racconta? Che racconta a se stesso? Poi, qual è veramente la cosa che vuole? Qual è il desiderio della sua anima? Cosa cerca davvero al di là delle sue difese? Qual è la proiezione che fa su di lei? Cioè, che cos'è che vede in lei che invece appartiene a se stesso? Qual è la crisi, il punto di svolta? Qual è la resa? Come affronta la resa? Qual è la carta della resa? E poi, ultima carta di lui, qual è l'integrazione che fa? La medicina. Qual è la lezione interiore che impara e come si sviluppa nella realtà? Come si proietta? Ok. Passiamo da quest'altra parte. Allora, qual è l'energia attuale di lei? Come si sente dentro? Qual è il suo stato energetico? Qual è la ferita del cuore? Le memorie emotive, i dolori, la ferita del cuore in questi giorni? Qual è la ferita che emerge per essere trascesa? Qual è l'autoinganno? Cioè, quali sono le storie che si racconta per proteggersi?
Poi, qual è il richiamo dell'anima? Cosa desidera davvero? Poi, qual è la proiezione che fa su di lui? Cioè, cosa attribuisce a lui che invece è un suo riflesso? Cosa proietta su di lui? Qual è la sua rinascita? Come avviene la rinascita in questi prossimi giorni? Dov'è che si libera? In quale punto si libera in questi giorni? Qual è la benedizione, la medicina del cuore? Qual è la qualità interiore che realizza in questi giorni? Ok. Ok, ragazze mie, ragazzi, stiamo facendo delle stese talmente potenti, queste terapeutiche, che io le lascerei atemporali proprio. Sono atemporali, quindi in qualsiasi momento guardi questo video. Sono proprio atemporali. Le stiamo facendo nella tappa di Persefone e Ade, ma le tappe cronologiche sono tappe interiori. Cioè, anche se siamo nell'estate profonda, nell'estate profonda, appunto, Persefone e Ade, sono tappe interiori, tappe come il viaggio dell'eroe. Il viaggio dell'eroe è un viaggio interiore, ma anche gli stati di coscienza sono stati, anche l'età dell'oro è uno stato di coscienza, sono tutte tappe interiori. Puoi vivere un momento della tappa dell'eroe, tipo quando ti avvicini ai guardiani della soglia, la paura dell'attraversamento della grande soglia, lo puoi vivere tutto in una giornata, in mezza giornata, quindi perché il tempo è atemporale, cioè non esiste, va bene. Cioè esiste su una dimensione, sulla mappa mentale, non esiste per l'anima, c'è un tempo circolare come la natura, no? Dove non c'è morte in natura, tutto si trasforma, si rigenera, ok. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro. Cosa accade in questi prossimi giorni? Allora, andiamo a vedere su di lui l'essenza del momento presente. E qua abbiamo un bellissimo re di denari. Allora, lui sta imparando a costruire con stabilità, sta imparando a sentirsi solido, sta imparando a sentirsi affidabile. È l'uomo che vuole esserci, non più solo promettere, mi spiego? Cioè dentro di sé, tuttavia, questo desiderio di concretezza nasce da un bisogno di sicurezza interiore, che non ha ancora pienamente maturo. Cioè sta imparando che la vera ricchezza non è possedere, ok? Ma essere radicato nel proprio valore. Mi spiego? Sì. Come invece no, il possesso ha sempre fatto, invece essere radicato nel proprio valore. Vediamo qual è in questi giorni la ferita profonda che emerge, no? La papessa, fidarsi dell'intuito. Allora, qua c'è una paura sottilissima. Allora, prima di tutto la paura sottilissima è quella di non essere visto, sei la papessa, di non essere visto, di essere escluso dal mistero del femminile. Va bene? Questa papessa è la paura di lui che sa le cose, ma non parla. E spesso questo silenzio diventa una distanza emotiva. Quindi interiormente lui è chiamato ad aprirsi, ad accogliere la conoscenza intuitiva della papessa, che finora magari ha cercato di controllare con la mente. Ok? Ok. Vediamo qual è le cose che si racconta, l'illusione dell'ego. Il giudizio, ormai è troppo tardi, alcune cose sono definitive. Questo si racconta, cioè si racconta che ormai è troppo tardi, cioè l'ego qua gli parla con una voce proprio di quelle, sai, è il destino, ok? Cioè, però in verità questa è solo paura di rinascere, cioè la sua anima invece lo sta chiamando a una nuova fase di vita, cioè, ossia, che vuol dire? A lasciare andare i ruoli, a lasciare andare le colpe e a cogliere un nuovo inizio. E non è tardi, non è definitivo, questa è l'illusione che racconta a se stesso, che gli dice l'ego, Non è tardi per seguire la magia e il mistero, non è tardi per radicare il tuo valore e capire che non è possedere. Ok? Però questo è il percorso di questi giorni, no? Quello che emerge. Andiamo a vedere che cos'è che vuole veramente l'anima sua. Che cos'è che vuole?
la pace, il godimento, il 9 di coppe. La sua pace, la sua anima desidera pace, la sua anima desidera autenticità, la sua anima desidera gratitudine, cioè vuole vivere relazioni dove finalmente si può respirare, dove finalmente si può gioire, non più dove bisogna, sai, difendersi, devo dimostrare di essere il maggio, cioè, mi spiego, la sua anima vuole questo, relazioni dove finalmente si può gioire, perché il 9 di coppe è proprio la beatitudine che nasce, che è quella beatitudine interna. Sapete quanto mi piace il 9 di coppe, il 9 di denari? Perché è l'integrazione, no? Questa beatitudine nasce dal dire questo sono io e mi basta. Sono contento di me, sono fiero di me con tutte le mie fragilità, con tutte le mie... Sono fiero di me, sono contento. Mi spiego? E vediamo qual è la proiezione che fa su di lei. La forza. Eh sì, la proiezione che fa su di lei la vede irresistibile, la vede di una potenza irresistibile, la vede con una sicurezza, con un magnetismo che lo attira, lo devasta, lo spaventa anche. Cioè, ovviamente, i femminili hanno lavorato di più, hanno avuto più coraggio di oltrepassare le proprie paure, le proprie resistenze, attaccamenti grazie alle relazioni con l'altro, no? E quindi vede su di lei la capacità di farlo, la capacità di Perseo, del grande eroe del mito greco, che scende nell'Infridiade per portare la testa di Medusa al sovrano che aveva in prigioniera la madre, no? Quindi vede in lei il coraggio di lottare per amore contro le proprie resistenze, quindi ecco perché è attirato da questo magnetismo pazzesco della lei che poi lo spaventa, ma in realtà questa forza è la sua stessa energia vitale che sta chiedendo di essere liberata. Questo è il suo stesso fuoco interiore, che viene ancora domato, e non bisogna domarlo, bisogna canalizzarlo. Questo è il suo fuoco interiore che lui ancora doma, che invece riconosce nell'altro. Dice, ah, lei ce l'ha, o lui, insomma, ce l'ha questo fuoco. Vediamo dove arriva il crollo, la crisi, punto di svolta. Ah, qua abbiamo il mago. Quanti arcani maggiori in questa stesa? Ecco perché, vedi, sono stese senza tempo queste, perché sono situazioni che viviamo quotidianamente e ci possiamo liberare in un istante. Allora, il mago. Sai quando arriva il crollo? Quando deve agire. È la manifestazione del mago, no? Il mago gli chiede di fare il primo passo, di uscire dall'analisi mentale razionale e prendere l'iniziativa. E questa energia lo può spaventare in questi giorni. Cioè, il rischio di manipolare o di essere manipolato lo può mettere davanti al bisogno di chiarezza. Cioè, qui la crisi è in realtà la nascita del coraggio, perché laddove deve agire, deve fare qualche cosa, si sente spaventato, perché sa che deve integrare questo, no? Perché non lo sa coscientemente, lo sa istintivamente. Allora troveremo dei lui che faranno azioni di coraggio, nonostante siano spaventati, dei lui che prenderanno iniziative, nonostante siano spaventati. Perché? Perché tutte le proiezioni che lui fa su di lei sono proiezioni che sono qualità che lui ha già in sé, che presto o tardi fa, cioè integra in sé, mi spiego? Quindi farà delle azioni che lo spaventano, ma le farà. Vediamo l'integrazione qual è. Infatti, questo fare azioni lo porta ad aprire nuovi orizzonti, a guardare finalmente al futuro senza paura. Adesso guardo avanti, costruisco con fiducia, cioè in questa carta mi dice che il maschile in questi giorni comincerà a muoversi nel mondo in modo più maturo, accettando che la relazione con l'altro non è controllo, ma è co-creazione. Cioè non controllo più le mie emozioni, non controllo questo, co-creo, cioè mi mostro anche della mia vulnerabilità, agisco anche della mia vulnerabilità perché voglio pace, basta trattenere, basta controllo. Ok, vediamo da questa parte, vibrazione attuale del femminile, la papessa, non a caso. Vabbè, il femminile sta viaggiandone, viaggiandone.
E lei è in ascolto, in questi giorni lei è in ascolto, è silenziosa, ma dentro ribolle un mare di intuizioni. È una donna che sa, ma che non ha ancora trovato il momento giusto per rivelarsi. Sta imparando a fidarsi della sua voce interiore, anche quando gli altri non la capiscono. E io faccio un applauso. Cioè, queste sono sequenze comunque, magari li metterò in sequenza. Il video della scorsa settimana era: non devi illuminare tutti, devi solo essere. E quella è la luce, essere. E guarda un po' come la ritroviamo. Sta imparando a fidarsi della sua voce interiore anche quando gli altri non la capiscono. Non se frega niente. Cioè, va bene. Bellissimo. Qual è in questi giorni la ferita che emerge profonda con questa potenza della papessa? Guarda, non avevo dubbi che uscisse un diavolone o giù di lì. La ferita profonda, cioè il suo dolore, nasce da legami che la tengono prigioniera, cioè dipendenze affettive di qualsiasi natura, attrazioni irresistibili di qualsiasi natura o anche i sensi di colpa. Questi sono i legami che la tengono prigioniera, ripeto, dipendenze affettive, attrazioni irresistibili o sensi di colpa. Anche il senso di colpa è un legame, cioè ti tiene legata come vittima. La vittima ha il senso di colpa, il mago è responsabile invece. Se tu sei mago, puoi cambiare, co-creare con gli eventi, creare eventi diversi dal tuo passato. Se sei vittima, tu invece hai sensi di colpa e quindi non puoi agire sugli eventi. È chiaro? Quindi interiormente lei in questi giorni è chiamata a trasformare il desiderio in amore consapevole. Non è il legame a farla soffrire, ma l'illusione di non poter essere liberata in esso, cioè è come se sentisse in una morsa di qualche dipendenza, di qualche legame. Ma non è il legame in sé che la fa soffrire, è come se credesse di non poter essere liberata in quel legame, come se non ci fosse via d'uscita. Non è così, stiamo lavorando su questo. Stiamo lavorando grazie al rituale erotico della Kundalini, alla pratica dei 21 giorni e tutto. Vabbè, voi che la state già facendo con i rituali, non è per voi questo messaggio, è soprattutto per chi è all'inizio. Perché voi in questa settimana magari vi potete trovare a che fare con questi legami, con queste dipendenze affettive, diciamo, mettiamola così, un po' maccheronico, il tempo che ci vuole essere consapevole di questo, essere liberata, è istantaneo per voi che state facendo il percorso. Va bene? Vediamo qual è l'autoinganno che si racconta in questi giorni e lo sgamiamo subito. Sì, il matto. Allora. A volte lei crede di poter scappare, crede di poter cambiare strada, crede di poter ricominciare da zero senza chiudere davvero ciò che la ferisce. Allora, quando ci sono scappare, io mi ricordo scappavo dall'Australia per un amore andato male, ma l'amore che è andato male viene con me, cioè ovunque io andassi c'era quel dolore, pensavo che scappare e me ne vado. No, aumentava, però potevo risolverlo meglio. Quindi non è scappando che si risolve, perché non esiste lo spazio e il tempo. Quindi qual è il senso? Questa settimana molte di lei potrebbero, o chi si riconosce nell'energia femminile, potrebbero sentire quella cosa: me ne scappo, me ne vado. No, non è fammi uscire da qui, ma fammi entrare, perché tu hai sofferenza fin quando non ci entri. Come diceva Eckhart Tolle, il dolore è necessario, la sofferenza è una scelta. Quindi, fin quando non ci entri in quel dolore, fin quando ce n'è, attenzione, e quando è che capisci che è finito? Quando non c'è più. Cioè, fin quando c'è, a seconda del tuo karma, devi entrarci, devi avere voglia di entrarci, dammelo tutto, dammelo tutto. Questo vi ricordate che ve lo dicevo anni fa, no? Anche prima di iniziare tutte insieme lo yoga sciamanico, dammelo tutto, dammela tutta quella cosa lì. Quindi non possiamo scappare senza chiudere davvero ciò che ci ferisce. Dobbiamo entrarci lì.
Cioè, questa è la fuga spirituale, è quello che si racconta nella sezione dell'illusione. L'illusione di essere leggera mentre sotto c'è ancora paura. La vita però le chiede di incarnare la sua libertà. Anche la fuga spirituale, cioè credere che la spiritualità sia un modo per sfuggire dai problemi della vita è una grande stronzata, scusatemi il termine, qua ci vuole, lo sottoscrivo. Perché la spiritualità ti dà gli strumenti per affrontare quello che è il tuo karma, che ce l'hai, o sì o sì. La spiritualità è un empirismo radicale, ogni cosa è spirito. Allora tu ti devi alleare con gli dei, che sono gli spiriti, che sono gli eventi che accadono, non fuga. La spiritualità anzi aumenta il problema affinché tu lo ingigantisce, affinché tu lo possa vedere e andarci dentro e trascenderlo. Quindi entraci dentro, qualsiasi cosa sia, entraci dentro, dici dammelo tutto. Se sei qui con me voglio essere nell'altezza, dammelo tutto, dammelo tutto. Sono qui apposta per te. Tutti gli eventi che accadono in qualsiasi momento sono lì apposta per te e tu devi essere lì apposta per loro. È un darsi continuo, visibile e invisibile, è un co-creare continuo. Allora tu, com'è che cambi l'evento? Quando ti dai totalmente, ma oh meraviglia, Uketamo, la formula pentagolare, ti benedico, ti amo, ti ringrazio, ti perdono, ho fede in te. Quando ti dai totalmente tu guarisci la ferita e attraversi il dolore, non devi arginare, cioè non devi passarci al lato, devi andare dritto, devi entrarci nel tempio come una regina o come un re. Ok. Vediamo adesso qual è, che cos'è che vuole veramente l'anima di lei, che cosa? L'eremita. Comunque, le settimane precedenti e queste stanno uscendo sempre le stesse carte in posizioni diverse, incredibile, per questo la metterò a temporali queste stese. L'eremita vuole la sua anima veramente, la sua anima vuole silenzio, la sua anima vuole profondità, la sua anima vuole tempo per sé, desidera solitudine sacra, quella in cui ci si ritrova totalmente, la beata solitudine, quella solitudine in cui si fa pace con le proprie ombre, in cui ci entri dentro. Cioè, l'amore che cerca lei là fuori, in realtà è l'amore che la sta cercando dentro. Mi spiego? Ribadisco, l'amore che lei sta cercando fuori con un'altra persona, qualsiasi cosa, in realtà quell'amore la sta cercando dentro. Allora, nei Rig Veda è scritto quando il Bhakta cerca ardentemente Bhagavan, il Bhagavan sta cercando ardentemente il Bhakta. Sono due aspetti, no? Il divino nel puro amore e cioè praticamente la parte invisibile e la parte visibile, l'umano e il divino. Quando tu stai cercando fortemente, ardentemente qualcosa, stai cercando la pienezza interiore sta cercando ardentemente te. Perché umano e divino sono due aspetti della stessa cosa, ti devi dare, datti, ok? La tua anima vuole profondità, vuole silenzio e quello che sta cercando fuori, arruffando la mente, è l'amore che ti sta cercando da dentro, ok? Qual è la proiezione che fa su di lui in questi giorni? Cosa proietta su di lui che invece è una cosa sua? 7 di bastoni. Eh sì, allora ti dico subito. Un cliché potrebbe essere, no, cliché no, però lei spesso vede lui come un muro e non si apre, è chiuso. Lo vede come un ostacolo, ma è colpa sua. Ok, vabbè, non voi che fate il percorso con me, ormai siamo una famiglia di, di sciamanizzati, diciamo. Però è questo il senso, stiamo vedendo anche le energie collettive, no? Quindi spesso lei lo vede come un muro, lo vede come un ostacolo, ma in realtà questo muro che lei proietta su di lui è la sua stessa paura di mostrarsi vulnerabile. Cioè lei ha paura di mostrarsi vulnerabile con le sue ferite, le sue imperfezioni, tutto quello che la rende magnifica. E cosa succede? Cosa fa la sua anima? Proietta il muro su di lui, così che puoi guardarti dentro. La beata solitudine e capire che sei perfetta.
Lei in questa settimana, in questi giorni, imparerà o sta imparando a difendere ciò che è giusto per sé, però senza più entrare in lotta con la vita, perché l'eremita gli chiede silenzio interno e sa che tutto è una sua proiezione interna. Quindi in questa proiezione con lui, lei imparerà la sua bellezza interiore, che è bellissima così com'è. Ok. Dove avviene la sua rinascita in questi giorni? Non avevo dubbi. 10 di bastoni. Si libera. Lei in questi giorni si libera da un carico enorme. Si libera dai ruoli. Si libera dai doveri. Si libera dai pensieri. Cioè è come se dicesse: non voglio più portare tutto sulle spalle da sola. Questa è la sua rinascita, cioè riconoscere che la forza non è resistere, ma è arrendersi con grazia. La resa attiva, il surrender, come lo chiamava il grande maestro Sri Aurobindo. La resa attiva, il surrender, mi do, lascio cadere sto peso, mi do. Quindi in questi giorni le farà così. E vediamo, facendo questo, qual è la benedizione che arriva, no? Cioè l'integrazione che arriva, la forza che integra qual è? Sono pronta a combattere. Wow, 5 di bastoni. È l'emersione della grande forza creatrice. Allora, è il confronto con gli altri. Non ho paura di confrontarmi con gli altri, con tutte le mie fragilità, con tutte le mie imperfezioni. Ecco perché sono magnifica. Quindi la benedizione è la danza del confronto. Lei in questi giorni impara e percepisce e sperimenta che anche i contrasti sono necessari, perché il fuoco della relazione con l'altro, contrasto, no? Serve a plasmare la propria autenticità. Quindi non è più tempo di evitare il conflitto, ma è tempo di trasformarlo in dialogo creativo. Mi sta venendo in mente una scena che non ricordavo da 30 anni. Quando avevo 8 anni, forse, dovevo dire una cosa a mia madre, ma anche più grande ero. Vabbè, insomma, andavo e venivo dal corridoio che mi separava dalla cucina. Dalla mia camera alla cucina c'era un corridoio, andavo e venivo, senza scarpe, no? Quatta quatta, andavo e venivo, non riuscivo a confrontarmi con mia madre, avevo paura. Perché? Perché non sapevo chi ero. Mi sentivo fragile, debole, avevo paura della mia fragilità e della mia imperfezione. Perché mi dicevano: sei sbagliata, non puoi pretendere di andare a casa all'amichetta se non hai finito di studiare, se non fai la brava. Allora che magari ti avevano chiamato perché volevano che andassi a fare i compiti, qualcosa del genere, mi spiego? Ma non che mia madre non mi mandasse, però qualsiasi cosa che veniva fuori da una mia esigenza, io mi facevo due conti prima di chiederlo. Anzi, la maggior parte delle volte non lo chiedevo mai. No? Quindi è un po' questo, cioè è come se questa carta dicesse: adesso sono pronta, io non evito il conflitto, perché io so che davanti a me ho il terreno di gioco per forgiare le mie armi spirituali, la mia autenticità. Quindi le vediamo proprio combattive, eh? Mamma mia, sono stesse veramente epiche, ragazze e ragazzi, che vi devo dire? Epiche. Cioè, che cosa ci stanno dicendo tutte queste carte in questo cammino di questi giorni? Da quando guardi il video, diciamo, perché sono video veramente talmente potenti che li metto atemporali. Lui impara la fiducia nella vita, lei impara la libertà del cuore. Ed entrambi si stanno aprendo alla stessa identica lezione, cioè il controllo non è sicurezza e la vulnerabilità non è debolezza. Cioè sono due onde, le vedo così, che si avvicinano da direzioni diverse. Lui dalla materia verso l'anima, lei dall'anima verso la materia, e si incontrano a metà.
si incontrano nel luogo in cui il cuore può finalmente dire la verità. Cioè, in questa settimana ci sarà veramente possibilità di chiarire, di dire, di agire con più coerenza e con più presenza. Cioè, non è più tempo di giochi mentali qua, eh? È tempo proprio di essere sinceri, di costruire da un luogo di integrità. Mi spiego? Quindi queste due energie vivono dentro di noi e ci stanno chiedendo di cooperare invece di combatterci. Quindi ci stanno chiedendo di trovare il punto di incontro tra azione e ascolto, tra presenza e mistero. Il maschile tuo interiore, il re di denari, il mago, il tre di bastoni, ci chiede di radicarci, di non avere più paura di costruire qualcosa di stabile, anche se non sappiamo ancora tutto. E questo è il richiamo a portare nella materia ciò che abbiamo compreso sul piano spirituale, dare forma, dare parola, dare direzione ai nostri desideri. Cioè questa è la forza che dice basta rimandare, ora agisci, il mago. Ma ci chiede anche di agire con consapevolezza, cioè ci chiede di agire non più per il bisogno, oppure non ci chiede di agire per la paura di perdere, no? Ma ci chiede di agire per il puro piacere di creare, di condividere, di costruire. Cioè non lo faccio per un obiettivo di ritorno, lo faccio per il puro piacere. Cioè mi viene in mente la formula psichica della creazione immaginale che vi ho messo nel video Magia Pratica 10, 11, non mi ricordo più, le formule psichiche, no? Dove ho scritto le formule magiche. Sulle ali della perfetta creatività coltivo il gioco del puro piacere. Devo fare una cosa bella, bellissima, mi affido alle ali che sono i miei avi e i miei antenati della perfetta creatività, coltivo il gioco del puro piacere, cioè coltivo solo l'attimo, il godimento in cui sto facendo quella cosa senza aspettarmi nulla. Ecco perché poi hai successo. Mi spiego? E invece il femminile interiore, papessa, diavolo, il matto, l'eremita, cioè, sono carte potenti qua. E ci stanno chiedendo di liberarci dalle catene del passato qua, dalle dipendenze emotive, dai ruoli che abbiamo interpretato per sentirci amati. Se fai la brava, la mamma ti prende questo. Se fai la brava, oppure i ruoli sociali che ci siamo cuciti addosso per essere accettati nella normalità. Ma noi non siamo normali, altrimenti saremmo omologati, no? E quindi se guarire significa essere normale, io non voglio guarire. Perché nello psicopenitenziario in cui ci troviamo, guarire, quando ti dicono devi guarire, significa essere normale. Essere normale significa essere invischiato in un sistema vittimistico. Quindi io voglio armonizzare i miei talenti, non voglio guarire. Questo è l'approccio terapeutico dello psicopenitenziario in cui ci troviamo, del sistema patricentrico, che ci vuole tutti uguali, soldatini, e questo è il senso, perché un uomo libero è un uomo scomodo. Pensa a tanti uomini liberi quanto sono scomodi. Ecco perché il Kali Yuga, periodo più oscuro, perché più si accendono scintille, più incalza gli Asura, si chiamano, no? Gli Asura, che sono non voglio dire demoni perché si confondono con daimones, che sono gli spiriti. Insomma, l'oscurità dilaga, diciamola così, ecco. I veri diavoloni, insomma. Quindi il femminile ci invita a fidarci dell'intuito, a non cercare più di capire tutto con la testa, ma piuttosto a lasciarci attraversare dall'esperienza. Entraci dentro. Quindi la sua voce sussurra: non devi più dimostrare nulla, devi solo essere. E nel suo lasciare andare ci mostra che la vera forza non è il controllo, ma la resa consapevole. Cioè, il vero potere è la resa attiva, è la resa consapevole. Tu vuoi creare qualcosa, resa attiva, resa consapevole, come facciamo nei rituali sciamanici, affidiamo tutto agli spiriti e noi pensiamo ad altro, per dirla in questi termini. E insieme queste due forze ci stanno conducendo verso un nuovo equilibrio. Il maschile che agisce in ascolto e il femminile che sente senza paura di incarnarsi nella materia. È un matrimonio alchemico tra spirito e corpo, tra desiderio e presenza.
e ci stanno insegnando che l'amore non è o è spirituale o è concreto, è entrambi. Mi spiego? Vediamo un po' di mettere le specifiche, non le specifiche su tutte le carte, cosa faranno entrambi a livello concreto. Allora, vediamo, facciamo 4 domande nel concreto. Per lui, cosa farà concretamente lui in questi prossimi giorni, in questa settimana, per incarnare la sua verità interiore? Cosa farà? L'imperatore la incarna, stabilità, disciplina, coerenza, la incarna, concretezza, persona seria, persona affidabile, persona responsabile, ma l'avevo già visto dare di denari, Vediamo in che modo le sue azioni rifletteranno la maturità del re di denari e dell'imperatore, in che modo le sue azioni si riflettono. Gli amanti, nelle scelte d'amore consapevoli, aspetta, forse è arrivato il postino. Sì, vedi? Punto cruciale, è arrivato il postino. E in che modo le sue azioni si rifletteranno nella maturità del re di denari? Con gli amanti, scelte consapevoli. Scelgo, mi impegno. Ok, quale passo pratico compirà verso la relazione con lei? Il 3 di coppe, festeggiamenti, leggerezza, la bellezza di un incontro, la leggerezza ritrovata grazie alla profondità spirituale, che non è superficialità, è leggerezza, che tu puoi essere leggero solo se sei profondamente spirituale. Gli angeli hanno le ali perché prendono tutto con leggerezza. Quindi, bellissimo. Vediamo un po' qual è il segno concreto che mostrerà che sta lasciando il passato scegliendo la presenza. La temperanza, perché sarà una persona equilibrata, una persona discorsi equilibrati, ti farà discorsi belli, discorsi armoniosi, con la volontà di imparare, la volontà di apprendere, con la resa, è stupendo, stupendo. E adesso andiamo a vedere sulla lei, quindi vediamo proprio persone di spessore qua, vediamo su di lei, come agirà lei in questa settimana per onorare la sua intuizione e la sua libertà. Col carro, perché la vediamo con grande forza e determinazione, sicura di se stessa come mai forse si è sentita. Quali sono i gesti che farà? O la decisione che rappresenterà la sua rinascita? La decisione che prenderà? Non ci credo, il giudizio, decisioni nette di tagliare col passato, nette proprio, con grande forza di volontà, forse come mai prima di allora. Vediamo in che modo trasformerà la sua lotta interiore in amore concreto verso l'altro e verso se stessa. La stella, mamma che carte! La stella si sentirà piena di fede, piena di fiducia, connessa con gli spiriti degli avi, degli antenati, si sentirà proprio un esercito dentro e fuori che la condurranno verso i suoi obiettivi e quindi anche verso l'altro, piena di fede, di speranza, verso i suoi progetti, la propria realizzazione. Sono stupende queste carte. Qual è il segno tangibile che confermerà che il suo cuore è finalmente libero dalle paure della catena? Qual è il segno tangibile? Nella realtà, qual è il segno tangibile? Il 6 di denari, perché riceve anche sul piano pratico dei riconoscimenti. Cioè, qualcosa di incredibile. Allora, ti faccio un riassuntone. Lui, con l'imperatore, diventa finalmente il custode del suo regno interiore. Non scappa più. Prende posizione. Non ha paura del suo mistero. Assume responsabilità. Cioè, come se dicesse adesso guido io la mia vita. Ma con amore, non con controllo. E gli amanti mostrano che questa forza non è più una corazza, ma è un atto d'amore, cioè lui sceglie dal cuore. Qua vediamo un uomo che torna ad ascoltare il richiamo dell'anima, pronto a riconciliarsi con ciò che aveva allontanato per paura. E con il 3 di coppe proprio il suo movimento diventa più leggero, più umano, più condiviso, si apre alla vita, alla gioia, alla relazione. Quindi io vedo dei maschili che si fanno vivi con gioia, o comunque riaprono dei canali comunicativi di fiducia, no? E la temperanza qua sigilla tutto. E l'alchimia ti dice che è compiuta, è l'immagine di un uomo che trova pace tra il dare e ricevere, tra il fare e il sentire. Cioè, questa è una guarigione silenziosa,
ma profonda, che prepara proprio l'incontro vero. Ok? E qua lei abbiamo, vabbè, qua il carro si rialza, felicissima, dopo tanto silenzio e pesi, prende in mano le redini del suo destino, non più per scappare, ma per dirigersi verso la libertà. La vedo lucida, diretta, determinata e con il giudizio vedo che risponde a se stessa, risponde alla voce dell'anima che la risveglia totalmente e la rende nuova. Qua c'è per lei un basta detto con amore e un sì detto con fede. E questa fede della stella, in questa stella la guarigione diventa visibile, cioè lei si mostra per quello che è, così, nuda e cruda. Qua ho dovuto mettere i bollini. Si mostra per quello che è, bellissimo, quanto abbiamo lottato per arrivare a questo. Si mostra finalmente vulnerabile e luminosa insieme, è come se l'universo la ricompensasse con ispirazione, con grazia, con verità. E infatti col 6 denari vediamo che anche nella materia avrà dei doni. Cioè, lei dona con equilibrio adesso, con lo scambio giusto, non dà più troppo e non chiede troppo, cioè riceve tutto quello che merita e dona quanto può. La relazione o la vita stessa qua inizia proprio a riflettere il valore che lei dà a se stessa e lo vedrete concretamente in questi giorni. Mi spiego? Cioè, è veramente qualcosa di straordinario. Qua io sento proprio una danza nuova, lui ritrova il coraggio, lei la calma, qua si ritrova fiducia, apertura, è come se i due muovessero proprio dei passi diversi, ma andassero nella stessa direzione. Lui costruisce la base e lei apre il cielo. Lui porta struttura, lei porta ispirazione. Lui ricrea il contenitore, lei riaccende la luce e tra loro nasce una comunione nuova, onesta, che può finalmente prendere forma concreta. Wow. Wow. E vediamo in tutto questo con i miei potenti oracoli lui lei che potete trovare sotto all'info box per le ragazze nuove cosa lui le dirà. Cosa lui le dirà. Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Carta canta. Cioè, perché? Perché qua vediamo dei femminili straordinari in questa settimana. Ricordiamo che queste due energie sono dentro di noi, ok? Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Bellissimo. Qua abbiamo delle dichiarazioni bellissime con tanto di uomini di spessore o di persone di spessore, Cos'altro? E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Lui bramava ardentemente che lei si palesasse in tutta la sua vulnerabilità e fragilità perché la troverà irresistibile. Irresistibile. E quindi uscimmo a rivedere le stelle, mi parla di pace, di guarigione. Cos'altro? Ti sogno ogni notte, perché qua ci saranno confessioni, la sogna di notte, è chiaro che la sogna ogni notte, perché è il suo ideale. Bellissimo, cos'altro? Ti sto aspettando, maschili aspettano i femminili. Ti sto aspettando. Ti sto aspettando. Cos'altro? È uscita da sola, è saltata. Ti prego, non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. Quindi qua ci sono anche dei maschili che hanno fatto delle cose che io credo che siano riferite soprattutto al 7 di bastoni, no? Che lei lo vede come ostacolo, come problemi, eccetera. Se l'ho fatto c'è un motivo. Il motivo non ci sarà nemmeno bisogno di spiegarlo perché lei attraverso quella proiezione che fa su di lui, che lo vede come ostacolo o che l'ha visto come ostacolo, ha recuperato se stessa e non ci sarà bisogno manco di menzionare questo aspetto. Va bene? Bellissimo. Cioè, sono veramente delle straordinarie letture terapeutiche queste. Parliamo di simbologia, parliamo di immagini, parliamo di emozioni e come si sviluppano nella realtà concreta. È veramente straordinario tutto questo. Sì. Ragazze mie, ragazzi, se vi siete riconosciuti magari di più nell'energia maschile, questa settimana ti viene chiesto di mostrarti maturo, di mostrarti coerente, di mostrarti vero. Quindi ti dice la stessa, agisci da cuore stabile, da uomo o da parte maschile che sceglie con dignità.
Non aspettare che qualcosa arrivi. Sii tu la presenza che desideri ricevere. Va bene? Ok. Chi si riconosce di più l'energia femminile, questa settimana ti viene chiesto di fidarti del tuo slancio, istinto. Cioè lascia che la tua luce parli, che la tua voce si esprima, che la tua anima venga vista. Lascia che sia questo. Perché è tempo di muoverti non per inseguire, ma per creare. Io vedo che il tuo cuore è libero qua e il tuo cuore libero attirerà la bellezza che gli corrisponde. Questa stesa parla di ricongiunzione, ma prima di tutto di co-creazione. Lui e lei, dentro e fuori di noi, imparano a camminare insieme. Uno fa da radice, l'altro da fiore. C'è il momento in cui il maschile costruisce il tempio e il femminile vi accende la fiamma. È stupenda. Ragazze e miei ragazzi, è stupendo. Vediamo di mettere uno sciamanone. Vediamo che cosa ci dice il nostro sciamanone. Uno sciamano su di lui. Lo stregone, qua si taglia un carmone. Lo stregone si taglia un carmone. E infatti abbiamo il mago qua. Io lo sapevo, non agire più da una prospettiva egoica, ma agire da una prospettiva di resa incondizionata. I maschili tagliano un karma fortissimo, chi è a livello di consapevolezza ovviamente di cui ho descritto, ma ognuno, queste sono energie collettive, cioè stanno influenzando su tutti noi. Fate che le vostre azioni, cioè, e quindi anche i maschili fuori si riflettono in questo modo, siano azioni ispirate, non per controllo, non per ego, azioni ispirate dal cuore. Questo taglierà un karma pesantissimo legato a generazioni, lo stregone, perché questa carta ti dice ti viene data una seconda possibilità, non sprecarla, altrimenti ripeterai, anche in forma più nefasta, questo è il senso. Quindi fate che le vostre azioni siano ispirate con la papessa dal cuore e dall'intuizione, non per l'ego, fate che le vostre azioni siano per il gusto di essere, di fare e di realizzare. E basta, senza l'aspettativa. E quindi qua ci sarà uno stregone alle ottave alte per chi è veramente sveglio, C'è uno sciamano. Sulla lei. E qua il corvo, lei dirà la verità senza filtri. Il corvo. Numero 13, morte totale di aspetti pesanti della personalità. Il corvo ti dice che lei incarnerà la verità e parlerà senza filtri, nuda e cruda, con la sua vulnerabilità, non ha paura di essere nelle sue imperfezioni, nella sua vulnerabilità, perché quella è bellezza. Qua ci sarà una verità che emerge forte grazie alla verità di se stessa che si dà nuda, com'è. E il corvo ti richiama all'attenzione di questa nudità, a questa selvatichezza. È un animale totem che richiama il mistero, la notte, la morte, cioè vuol dire che lei è guidata da una profonda disciplina interiore sul mistero della vita. Mi do la resa, ok? Ragazze e ragazzi, io concludo qua. Cioè sono talmente tante informazioni, tutto, che concluderei qui. Che cosa ne dite? Sì. Ragazze e miei ragazzi, stiamo facendo dei lavori magistrali enormi e tutto questo è stratosfericamente fantastico. Non aggiungo nient'altro, mi raccomando, praticate e sognate e realizzate. Realizzate. Shrim, Paramesvari, Svaha, state nell'azione. Realizzate perché avete un potere enorme. Detto questo io concludo qui, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano.